Nello scorso video abbiamo viaggiato tra le bellezze naturali e i borghi della Valle d'Aosta, scoprendo luoghi unici e incantati. Oggi abbiamo deciso di visitare il capoluogo di regione, Aosta, per scoprire cosa ha di bello da offrire sia dal punto di vista culturale che culinario. Quindi ora mettetevi comodi e seguiteci in questa nuova esplorazione autunnale. Se avete visto lo scorso video già sapete che da qualche giorno siamo in Valle d'Aosta, ma non vi abbiamo ancora fatto vedere dove abbiamo dormito per tutti questi giorni di viaggio. È un appartamento stupendo, non ce lo aspettavamo così bello, a dir la verità, ha un profumo di legno ed è veramente bello. Usciamo e ci mettiamo in macchina in direzione Aosta. Oggi dedicheremo tutta la giornata alla città. Lasciata l'auto nel parcheggio gratuito di Via Verraz, andiamo verso il centro pedonale che è proprio a 5 minuti da qui, passando anche accanto all'università. Che architettura particolare! Ovviamente cosa ve lo diciamo a fare? La prima tappa è la colazione. Ci fermiamo da Paolo Griffa al Caffè Nazionale, sotto i portici della piazza principale. Oggi è una giornata di sole meravigliosa e nei tavolini all'aperto si sta davvero bene. La scelta di dolci è incredibile. Paolo mangia un pane au chocolat, mentre io assaggio una fantastica brioche con la frutta. Piazza Émile Chanoux, dove ci troviamo ora, è il cuore di Aosta, una delle piazze più belle e importanti della città, circondata da edifici storici, ristoranti e dalle Alpi valdostane che rendono la vista ancora più bella. Siamo sicuri che oggi passeremo più volte da qui. Camminiamo tra le vie del centro fino alla cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista. Il portale d'ingresso è bellissimo, ricco di decori e colori. L'interno è un mix di diversi stili architettonici e nell'angolo a destra della chiesa ci sono affreschi antichissimi. Pensate che una prima basilica paleocristiana venne costruita proprio qui, sopra i resti di una villa romana. Le testimonianze archeologiche ad Aosta sono tantissime, dato che fu fondata dai Romani nel 25 a.C. come colonia militare. Proprio qui accanto troviamo il primo sito che vogliamo visitare, il criptoportico forense. Questo grandissimo corridoio seminterrato circondava il foro romano e veniva probabilmente utilizzato come deposito. Oggi visitarlo fa un certo effetto, è molto scenografico e ci fa viaggiare con l'immaginazione al passato e a come doveva essere la vita in quell'epoca. Per visitare il criptoportico forense abbiamo fatto un biglietto cumulativo da 5 euro a testa, pochissimo secondo noi, e compresi nel biglietto unico ci sono appunto qui il forum, la parte sotterranea, la chiesa paleocristiana di San Lorenzo e anche il museo archeologico. Quando usciamo abbiamo solo 2 minuti di cammino da fare per raggiungere il museo archeologico. Non avevamo previsto di andarci, ma dato che era compreso nel nostro biglietto, perché non visitarlo? È stata una bella sorpresa. L'esposizione si trova all'interno di un palazzo storico e si sviluppa su 2 piani. Al piano terra il percorso museale è in questo momento sperimentale, con sale che ripercorrono la lunga storia del territorio regionale. Nel sottosuolo invece possiamo camminare tra i resti della monumentale porta principalis sinistra, ossia la porta nord di Aosta Romana, ma anche mura di un grande magazzino e di uno stadio. Pazzesco come sotto la città ci sia questa ricchezza di reperti, così ben conservati. Dato che è ora di pranzo, facciamo una decina di minuti a piedi per raggiungere un ristorante che è leggermente fuori dalle aree più turistiche. L'osteria La Vache Folle è caratterizzata da interni in legno, con una quantità incredibile di campanacci appesi al soffitto e oggetti della tradizione contadina alle pareti. Tutti i piatti proposti sono preparati con prodotti a chilometri zero. I formaggi e i salumi che abbiamo provato come antipasto erano fantastici, la mocetta e il lardo di Arnà soprattutto, ma anche la fonduta di Paolo e la mia ratatouille di verdure erano squisite. Ora che abbiamo la pancia piena, dobbiamo smaltire tutte le cose fantastiche che abbiamo mangiato. Mentre noi ci dirigiamo verso l'Arco di Augusto, voi che ne dite di lasciare mi piace e magari iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto? Quello alle mie spalle è il bellissimo Arco di Augusto, che ovviamente è tutto impacchettato. Noi se non troviamo almeno una cosa impalcata durante uno dei nostri viaggi non siamo contenti. Continuando sempre dritto sulla stessa via, si arriva ad un bellissimo e ben conservato ponte di pietra, che un tempo serviva ad attraversare il torrente Boutier. Tra l'altro, il parco costruito intorno al ponte è molto bello. Questa zona, che è a 2 passi dal centro pedonale, sembra più un piccolo borgo che una grande città. Torniamo sui nostri passi e raggiungiamo una zona con un'alta concentrazione di punti di interesse, a partire dall'enorme tiglio secolare che si trova proprio di fronte all'imponente campanile dell'Orso.
Sempre vicino a quest'ultimo noterete un bel cortile con un palazzo di mattoni rossi e molto decorato. Qui si trova un luogo unico e particolare. Siamo al chiostro di Sant'Orso e il biglietto d'ingresso l'abbiamo pagato 2 euro a testa. La particolarità e la cosa più bella sicuramente sono i capitelli, sono 40 e tutti diversi uno dall'altro. Ci hanno dato anche l'elenco con tutte le descrizioni di ognuno. Spostandoci alle spalle del Tiglio troviamo l'ingresso alla chiesa paleocristiana di San Lorenzo, l'ultimo sito archeologico compreso nel biglietto da 5 euro comprato questa mattina. Oggi restano solo rovine, ma è comunque interessante da visitare. Passiamo poi da Porta Pretoria, uno dei monumenti romani meglio conservati della città e che rappresenta una delle principali porte d'ingresso all'antica colonia romana. È impressionante pensare a come queste strutture abbiano resistito al passare del tempo, quante storie avrebbero da raccontare. Avremmo voluto visitare il teatro romano, ma al momento è chiuso per lavori di ristrutturazione, ma abbiamo comunque dato un'occhiata da fuori, dalle vie intorno. Le librerie sono una delle prime cose che cerco mentre studio l'itinerario di una nuova città. Qui ad Aosta ho trovato la libreria caffè alla Page, dove ci fermiamo per una merenda. L'ambiente è così accogliente e rilassante. Bere una tisana circondata da libri è proprio la mia idea di felicità e ovviamente non potevo uscire a mani vuote. Con una breve passeggiata siamo in via Croix de la Ville e praticamente di fronte alla croce medievale che dà il nome alla via troviamo una panetteria. Vogliamo assaggiare alcuni biscotti tipici della città. Ci siamo fermati in una panetteria a prendere 2 dolcetti tipici che sono le tegole e i torcetti. Volevamo provarli ma non li avevamo ancora trovati, finalmente li abbiamo presi. Allora, questi sono i torcetti con lo zucchero, mentre le tegole sono sottilissime. Tra i due abbiamo preferito sicuramente i torcetti, sono buonissimi e burrosi. La città, lo noterete arrivando, è circondata da mura ed è facile imbattersi in una delle molte torri difensive ancora presenti, come quella del Bramafam, che purtroppo non è aperta al pubblico. Mentre il sole inizia a calare ripassiamo dalla piazza. Ora che è tutta in ombra e con i lampioni accesi, devo dire che ha un altro fascino. Per la cena di stasera abbiamo scelto l'Osteria dell'Oca. All'interno di una corte tranquilla e riparata si trova questo locale molto carino e curato. Dato che la fonduta l'abbiamo provata a pranzo, io stasera vado di zuppa, con castagne e funghi porcini, mentre Paolo assaggia la scaloppa alla valdostana con patate e polenta. Diciamo che abbiamo scelto molto bene i ristoranti di oggi, siamo super soddisfatti. E dopo aver bevuto la mia tisana alla menta, è ora di rientrare in appartamento in vista di domani. Ultimo giorno per noi in Valle d'Aosta, un po' ci dispiace lasciare questi luoghi splendidi. Di fianco al nostro appartamento abbiamo notato in questi giorni un'azienda agricola che ci incuriosisce e dato che era già nei nostri piani comprare dei formaggi da portare a casa, direi che questo è proprio un segno del destino. Abbiamo avuto la possibilità anche di vedere la cantina dove vengono stagionati i formaggi ed è una cosa pazzesca. Siamo capitati qui per caso, ma non possiamo far altro che consigliarvi questo luogo se vorrete prendere dei formaggi tipici. Ora ci attende l'ultima fermata del nostro viaggio, che ha neanche 5 minuti da Septumian. Appena entrati in paese Fenis, il profilo del castello è mozzafiato. Il tempo, come potrete notare, oggi non è dei migliori. Abbiamo allora fatto tappa al castello di Fenis, che comunque era già in programma, quindi fa niente anche se c'è questo tempo. Il biglietto l'abbiamo preso online e costa 11 euro a persona. Ci sono le visite guidate prenotabili ogni mezz'ora in questo periodo fino alle 17. Voi da bambini come immaginavate un castello? Come lo disegnavate? Il mio castello delle fiabe assomiglia incredibilmente a quello di Fenis, con le mura di cinta, gli immensi portali d'ingresso e torri d'osservazione. La nostra guida ci ha raccontato un sacco di curiosità. Lo sapevate ad esempio che nel 1800 l'intero castello veniva usato come granaio e fattoria? Ci sono anche tanti simboli legati alla magia, ma non vogliamo farvi troppi spoiler.
Nel salone che veniva utilizzato come cucina c'è uno dei camini più grandi d'Europa. Non si vede la fine per quanto è alta la cappa. La nostra parte preferita però è senza dubbio il cortile, con gli affreschi originali e i corrimano in legno intagliato. Ed è proprio da qui che vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi anche in questa avventura. E scusate per il mio raffreddore, so che questo voiceover non sarà proprio il migliore di sempre. Speriamo comunque che il video vi sia piaciuto. Voi siete già stati ad Aosta? Vi è piaciuta? Scrivetecelo nei commenti se vi va. E se ve lo siete perso, trovate qui a destra il video dei 5 luoghi da vedere assolutamente in Valle d'Aosta. Noi ci vediamo tra 2 settimane. Grazie, ciao! Ciao!